Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. È passato un anno da quando il mio mondo è stato sconvolto, un anno da quando ho scoperto la verità su mia moglie di 16 anni. Non me lo sarei mai aspettato, ma guardando indietro i segni c'erano. Non volevo crederci. Mi chiamo Randall e ho 45 anni. Sono un saldatore e vivo in Georgia. Mia moglie ha 47 anni. Non abbiamo avuto figli a causa di alcuni traumi infantili che ha subito, ma abbiamo avuto una buona vita insieme, o almeno così pensavo. Mia moglie gestiva un rifugio per donne maltrattate e lavorava part-time in un negozio. Guadagnavo bene come saldatore e le dicevo che non aveva bisogno di lavorare, ma insisteva perché le piaceva restare impegnata e aiutare gli altri. Andavamo in vacanza ogni anno, senza mancare mai. A volte si univano a noi alcuni nostri amici. Era sempre un momento fantastico. Ricordo un viaggio alle Bahamas dove mia moglie ed io passavamo ore a camminare sulla spiaggia, parlando e ridendo. Sembrava che fossimo in un nostro piccolo mondo, solo noi due. Lei era in ottima forma, andava in palestra nonostante il suo impegnativo programma. Anche io mi mantenevo in forma, avendo giocato a football a scuola. Spesso ci allenavamo insieme nei fine settimana, spingendoci a vicenda a essere i migliori. La nostra intimità non è mai stata un problema. Se lei voleva provare qualcosa di nuovo a letto, ero d'accordo, purché non fosse troppo folle. Avevamo una vita sessuale attiva e sana, o almeno così credevo. Circa 13 anni dopo il nostro matrimonio, le cose iniziarono a cambiare. Mia moglie iniziò a addormentarsi sul divano mentre guardava alcuni programmi strani. All'inizio non ci pensai molto. Pensavo fosse solo stanca dal lavoro e avesse bisogno di rilassarsi. Una mattina, dopo che aveva dormito sul divano, notai che si era dimenticata il laptop. Doveva lavorare quel giorno al rifugio. Quindi decisi di portarglielo. Quando arrivai, il suo manager mi disse che quel giorno era libero. Confuso, chiamai mia moglie 5 o 6 volte, ma non rispose. Le lasciai dei messaggi chiedendole di richiamarmi, ma non rispose. Cominciai a preoccuparmi, chiedendomi se le fosse successo qualcosa. Quando tornai a casa quella sera, era sul divano. Le chiesi perché non mi aveva detto che aveva il giorno libero. La sua risposta fu vaga, qualcosa riguardante la necessità di occuparsi di qualcosa, e questo non mi convinse. Era sempre stata aperta e onesta con me, quindi questo improvviso comportamento elusivo era fuori dal comune. Da quel punto, la nostra intimità si interruppe bruscamente. Passò un mese senza alcun contatto fisico. Provai ad avviare, ma lei aveva sempre una scusa. Era troppo stanca, aveva mal di testa o semplicemente non era dell'umore giusto. Cominciai a chiedermi se avessi fatto qualcosa di sbagliato, se in qualche modo l'avessi allontanata. Analizzai ogni possibile cosa che avrei potuto dire o fare per disturbarla, ma non trovai nulla. Poi, una notte, uscì con alcuni amici del lavoro e non tornò a casa. Mi addormentai guardando un film e mi svegliai alle 3:34 del mattino, trovandola ancora assente. Panico! La chiamai ripetutamente, ma senza risposta. Girai per casa, la mente invasa da scenari catastrofici. Era stata in un incidente? Era ferita da qualche parte, incapace di chiamare aiuto? Stavo per chiamare gli ospedali quando sentii la sua auto proprio fuori casa. Dovevo andare al lavoro alle 8 e lei stava arrivando proprio in quel momento. Quando uscivo dal vialetto, lei entrava. L'affrontai chiedendo spiegazioni su cosa stesse succedendo. Si scusò per non aver richiamato, ma io non accettai le sue scuse. La comunicazione non era mai stata un problema per noi. La settimana seguente tornò la vecchia mia moglie. Intima, attenta, cucinava per me, preparava i miei pranzi. Avrei dovuto essere felice, ma qualcosa non quadrava. Il suo improvviso cambiamento di comportamento, unito al suo atteggiamento precedente e alla notte in cui non era tornata a casa, mi aveva reso sospettoso. Parlai con un paio delle sue amiche, ma non ottenni nulla. Affermarono che tutto andava bene.
che mia moglie non aveva menzionato problemi, ma non riuscii a liberarmi della sensazione che qualcosa non andasse. Non ero disposto a seguirla o a frugare tra le sue cose, non volevo una scenata, quindi presi appuntamento con un investigatore privato. Non fu una decisione presa alla leggera, ma avevo bisogno di risposte. Esposi tutto all'investigatore: l'atteggiamento di mia moglie, il suo improvviso cambio di comportamento, la notte in cui non era tornata a casa e il suo repentino ritorno all'intimità. Accettò di seguirla per 3 settimane. Quelle 3 settimane furono tra le più lunghe della mia vita. Ogni giorno mi chiedevo cosa avrebbe scoperto l'investigatore. Una parte di me sperava che non trovasse nulla, che i miei sospetti fossero infondati, ma in fondo sapevo che non era così. Quando l'investigatore mi chiamò nel suo ufficio, sapevo che le notizie non sarebbero state buone. Mi passò una cartella. Con le mani tremanti la aprii e il mio mondo andò in frantumi. Mia moglie mi tradiva non solo con una persona, ma con 2, la sua capa e un uomo conosciuto a lezioni di salsa. L'investigatore aveva foto, video e registrazioni dettagliate dei suoi spostamenti. Rimasi seduto lì, fissando le prove, sentendomi nauseato. La donna che amavo mi aveva tradito per anni, 4 anni per l'esattezza. Non ricordo di aver lasciato l'ufficio dell'investigatore. Non ricordo di aver guidato fino all'ufficio dell'avvocato. Tutto è un turbinio di dolore, rabbia e incredulità. Ricordo di essere seduto nell'ufficio dell'avvocato, intontito mentre lui mi spiegava le mie opzioni. Potevo chiedere il divorzio per adulterio, ma sarebbe stato complicato. Mia moglie avrebbe combattuto e avrebbe potuto trascinarsi per mesi, anche anni. Oppure potevo chiedere un divorzio senza colpa. Sarebbe stato più rapido, più pulito, ma lei avrebbe ottenuto di più nella divisione. Non mi importava dei soldi, volevo solo che finisse. Tornai a casa quella notte fingendo che tutto fosse normale. Non la affrontai, non diedi segno di sapere. Semplicemente andai avanti, la mente in tumulto. Nelle settimane seguenti misi in atto il mio piano. Cancellai tutte le carte di credito di cui era utente autorizzata, prelevai metà dei soldi dal nostro conto congiunto, lasciando il resto per le bollette. Avevo un altro conto di cui lei non sapeva nulla, una somma sostanziale in un trust che controllavo. Rividi l'avvocato, discutendo i dettagli del divorzio. La nostra casa era stata pagata, ma sapevo che lei avrebbe combattuto per la sua parte. Ero determinato a darle il meno possibile. Cominciai a restare al lavoro fino a tardi, dicendo a mia moglie che dovevo finire dei progetti. In realtà, incontravo il mio avvocato, raccogliendo prove e preparandomi per l'inevitabile. Finalmente arrivò il giorno. Avevo preso un giorno di ferie, dicendo a mia moglie che avevo un appuntamento dal dottore. Incontrai il messo notificatore a poca distanza da casa, osservando dalla mia auto mentre bussava alla porta. Mia moglie rispose: la confusione sul viso mentre prendeva la busta da lui. Vidi il momento in cui capì cosa stava succedendo. Guardò intorno freneticamente, notando la mia auto, ma non vedendomi. Ero seduto sul sedile posteriore, osservandola. Il divorzio fu brutto, proprio come avevo previsto. Mia moglie mi combatté ad ogni passo, chiedendo più di quanto le spettasse. Il suo avvocato mi dipinse come un workaholic, un marito assente che aveva trascurato le sue esigenze. Sedetti in quella sala d'udienza ascoltando le bugie, la versione distorta del nostro matrimonio che mia ex moglie presentava. Era tutto quello che potevo fare per non alzarmi e urlare la verità. Alla fine, mia moglie ottenne il 35% dell'equity della casa quando si sarebbe venduta e metà dei nostri risparmi. Era più di quanto volessi darle, ma lo considerai una vittoria. Dopo il divorzio mi gettai nel lavoro. Presi ogni progetto, lavorai lunghe ore, qualsiasi cosa per tenere la mente occupata. Aiutava, ma solo fino a un certo punto. Cominciai a bere di più, a stare fuori fino a tardi nei bar. Mi dicevo che stavo solo sfogando, ma in fondo sapevo che stavo andando in pezzi. Ero arrabbiato tutto il tempo, sfogando la mia rabbia su chiunque mi incrociasse. Ci volle un campanello d'allarme dal mio migliore amico per farmi reagire. Si presentò a casa mia una mattina dopo che lo avevo chiamato ubriaco la notte prima, sfogandomi sulla ex moglie. Mi sedette e mi disse chiaramente che avevo bisogno di aiuto, che dovevo affrontare la mia rabbia, il mio dolore mi stava consumando.
Mi diede il numero di un terapista e mi fece promettere di chiamare. Chiamai e fu la migliore decisione che abbia mai preso. La terapia non fu facile. Dovetti affrontare molte verità difficili su me stesso e sul mio matrimonio, ma lentamente cominciai a guarire. Imparai a perdonare la mia ex moglie, non per lei, ma per me stesso. Tenere fermo su quella rabbia mi stava solo facendo male. Imparai a lasciare andare, a concentrarmi sul futuro invece che sul passato. Cominciai a prendere meglio cura di me stesso, mangiando correttamente, facendo esercizio. Smisi di bere e cominciai a meditare. Trovai nuovi hobby, feci nuovi amici. La vita non era perfetta, ma era buona. Ero felice, veramente felice, per la prima volta dopo molto tempo. Mi resi conto che non avevo bisogno della mia ex moglie per sentirmi completo. Ero sufficiente così come ero. Guardando indietro, vedo ora che il divorzio fu un punto di svolta, la fine di un capitolo e l'inizio di un altro. Fu doloroso, straziante, ma fu anche necessario. Non sarei l'uomo che sono oggi senza di esso. Non avrei la forza e la consapevolezza di me stesso che ho ora. Non apprezzerei i bei momenti, la gioia, nel modo in cui lo faccio ora. Quindi, mentre non augurerei ciò che ho passato a nessuno, ne sono grato. Grato per le lezioni, la crescita, la persona che mi ha reso. E mentre guardo al futuro, sono eccitato per ciò che verrà, per le avventure che mi aspettano. So che ci saranno sfide, contrattempi, ma so anche che posso affrontarli, perché non sono più l'uomo che ero un anno fa. Sono più forte, più saggio, più in pace. Sono pronto per qualsiasi cosa la vita abbia in serbo, buona o cattiva, e so senza ombra di dubbio che il meglio deve ancora venire. A proposito, non ho lasciato che i complici di mia moglie se la cavassero. Il mio investigatore privato scoprì che il suo amante maschio aveva una moglie in un altro stato, che stava aspettando un trasferimento per lavoro. Quando l'ho informata, qualche settimana dopo, annullò il suo trasferimento e avviò le pratiche di divorzio. La complice femminile della mia moglie aveva un fidanzato che viveva a circa un'ora di distanza da lei. Ho informato anche il suo fidanzato. Non sono sicuro di cosa stia succedendo con quella relazione. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Tu cosa avresti fatto al mio posto? Per favore, fammelo sapere nei commenti e, se ti va, lascia un like al video per sostenere il canale. Alla prossima!